Che dire, era il 2015 quando Yamaha decise di presentare una sua crossover. Beh, allora si parlava di Yamaha Tracer 9, quindi un'evoluzione di quello che era la vecchia MT-09. Ad oggi, 2021, arrivati appunto alla sua seconda generazione, Tracer cambia nome, appunto non più 900 ma Tracer 9. E qui, ai miei lati, abbiamo le due versioni presenti appunto sul nostro mercato. Tantissimi gli europei che l'hanno scelta negli scorsi anni, super apprezzata, quindi un prodotto che si evolve, che cambia, ma non trasforma e non stravolge ciò che di buono c'era in questo progetto. Appunto alla mia destra Tracer 9 e alla mia sinistra Tracer 9 GT. Andiamo adesso insieme a vederle in questo video. Sicuramente dal punto di vista estetico è super importante notare come il frontale sia la parte più cambiata, quella che ha colpito di più, un family feeling ovviamente super marcato che è quello presente in casa Yamaha. Non a caso sono state tante le persone a notare come nella parte alta, questo cupolino, questo musetto ricordi tantissimo ciò che è quel musetto della MT-125. Nella parte più bassa queste paratie che appunto vanno a incanalare flussi d'aria sulle parti laterali del nostro serbatoio, nella parte veramente bassa, e poi appunto fiancate molto larghe, più pronunciate, che abbracciano il serbatoio di Tracer 9 da ben 18 litri, per un totale a pieno carico appunto di circa 215 kg di peso, un ottimo valore sulla nostra bilancia che ci permette di avere una Gran Turismo agile tra le curve. Ma adesso andiamo a parlare anche di un altro aspetto molto importante, che è la personalizzazione che si può avere su questo mezzo. Ovviamente nella versione GT troviamo le particolarità e le peculiarità più importanti per chi vuole affrontare sicuramente il weekend o, perché no, anche un vero e proprio viaggio di diverse centinaia di chilometri, potendo concedersi qualche lusso in più. Queste valigie in colorazione opaca, in plastica, mettono sicuramente in risalto la capacità di poter affrontare quindi dei trasferimenti più lunghi. La loro capacità molto ampia dà poi possibilità ovviamente di poter caricare qualunque oggetto che nei nostri giorni di trasferimento reputeremo utile per affrontare al meglio il viaggio. La loro chiusura è molto intuitiva e ci permette tra l'altro di poter dare spazio e lasciarne al nostro passeggero, che in questo modello aggiornato appunto presenta una sella più dedicata, più rifinita, che riesce ad accogliere in maniera più confortevole non solo noi che la guideremo, ma anche chi verrà con noi. Nella parte alta poi notiamo sicuramente altre peculiarità, come in questo caso una superficie di parabrezza aumentata di ben il 20%, che rende sicuramente più pratico poter quindi proteggerci dai flussi dell'aria. E non solo, grazie ovviamente a questa leva regolabile manualmente, abbiamo possibilità, senza dover intervenire con attrezzi esterni, alla regolazione del nostro parabrezza su ben 5 livelli differenti di altezza, per un'escursione totale di 50 mm. Poi, andandoci ad accomodare e girando la chiave della nostra Tracer 9 GT, notiamo una principale differenza, ma soprattutto ciò che caratterizza l'aspetto tecnologico di questa Gran Turismo, ovvero la presenza di ben due schermi TFT da 3,5 pollici a colori. Nella parte alta sicuramente è differente ed è più consueto notare la presenza di tutte quelle che sono le spie di allerta del nostro mezzo. Al contrario, invece, Yamaha ha voluto dare una divisione ben netta, quindi informazioni basilari, quelle che dobbiamo sempre controllare e avere sotto il nostro sguardo vigile e attento durante la guida, quindi chilometri orari, il numero di giri, la marcia inserita, quanto carburante è presente nel nostro serbatoio e quali sono ovviamente i settaggi che abbiamo voluto dare a tutto il comparto elettronico, in questo caso traction control, antisbandamento e driving mode.
Sul lato destro, invece, altre informazioni, quelle che possiamo configurare a nostro piacimento. Grazie al rotore presente sul bussolotto destro, possiamo andare a cambiare informazioni quali temperatura, il parziale dei chilometri percorsi durante il nostro trasferimento, il consumo istantaneo e il consumo di media della nostra Tracer GT. Parliamo quindi adesso degli aspetti più importanti di questa moto e quindi comparto meccanico, sospensioni e telaio. Beh, il propulsore, il più che conosciuto CP3, è giunto ormai alla sua seconda generazione, portando con sé il rispetto delle normative Euro 5 date dal catalizzatore inserito nella parte principale del flusso degli scarichi, così come l'incremento di cavalli, passato da 115 a 119. Non unico questo, in quanto anche la cilindrata ha visto un suo aumento, portandola a 890 cm3. Un 3 cilindri, 4 valvole per cilindro, dall'erogazione veramente corposa ed ha un sound molto coinvolgente. Sicuramente il baricentro un po' più alto rispetto ad altre versioni che ospitano e offrono questo motore, riusciamo ad avere una guida più turistica, una guida più votata quindi a quello che è il piacere della guida stesso e non quello che invece potremmo trovare nel taglio dei nostri cordoli. In questo modello sicuramente importante è notare come la versione GT offra qualcosa in più rispetto alla sua base. Beh, quali sono queste migliorie? Sicuramente possiamo notarlo già da un primo sguardo all'anteriore delle sospensioni semi-regolabili Kayaba e al posteriore un mono Öhlins. In più abbiamo la presenza di Quick Shift System, quindi up and down per le nostre scalate e inserimenti di marcia senza l'utilizzo della frizione, ma soprattutto per il nostro comfort una sella risagomata, anch'essa regolabile su più posizioni, che permette quindi di poter trovare la giusta e confortevole posizione di guida per qualunque pilota, ma soprattutto per qualunque sua altezza. Infine ricordiamo come siano regolabili anche le pedane su due differenti altezze, questo sempre per riuscire a dare la migliore ergonomia ai nostri spostamenti. Ancora tante e diverse tra loro potrebbero essere le informazioni e le caratteristiche che potrei continuarvi qui ad elencare delle versioni Tracer 9 e Tracer 9 GT, quali non so, la presenza di una bocchetta di ricarica 12 volt nella parte posteriore ai nostri schermi, come è invece l'utilizzo dei cerchi forgiati che ne riducono il peso di ulteriori 700 grammi, o perché no parlarvi anche del semicanotto di sterzo più basso di 30 mm, votato questo ovviamente ad agevolare la nostra guida e a renderla sicuramente molto più comunicativa. Ma io mi fermo qui perché l'intenzione è quella di poterla riuscire a portare nei prossimi giorni su strada, quindi per un ottimo test ride in nostra compagnia. Noi quindi non possiamo far altro che ringraziare il concessionario Debert Yamaha Bari che ci ha dato come sempre la possibilità di venire qui da loro e potervele mostrare. Ringrazio voi per aver visto fino a qui il nostro video. Nel caso in cui vi fosse piaciuto, perché no, lasciare qui sotto un bel mi piace o un commento, perché è fonte di nostro interesse anche parlarne con voi per capire quali sono appunto i prodotti che reputate più o meno validi. Concludendo, non posso far altro poi che invitarvi a leggere tutto quello che riguardava Yamaha Tracer 9 e 9 GT sul nostro sito con gli articoli di riferimento www.wedrive.tv. Alla prossima!